Ciao a tutti, oggi parliamo delle radici di un polinomio. Si dice che c è una radice di un polinomio p di x se per x uguale a c il polinomio assume il valore 0. Per esempio, supponiamo di avere il polinomio p di x uguale a 2x alla terza meno 7x alla seconda più 9. Dobbiamo verificare che meno 1 è una sua radice. Prendiamo il valore meno 1 e lo andiamo a sostituire al posto di x all'interno del polinomio. Quindi andiamo a calcolare p di meno 1. Troviamo 2 per meno 1 alla terza meno 7 per meno 1 alla seconda più 9, che fa meno 2 meno 7 più 9, cioè meno 9 più 9, 0. Quindi possiamo concludere che meno 1 è radice del polinomio. Quindi la radice di un polinomio, detta anche 0 di un polinomio, è quel numero che annulla il polinomio. Ci sono alcune regole per stabilire quali sono le radici di un polinomio. Prima regola. Le eventuali radici intere di un polinomio a una variabile a coefficienti interi sono da ricercare tra i divisori del termine noto. Supponiamo di avere questo polinomio p di x uguale 2x alla seconda più 5x meno 3 e di dover cercare le radici intere del polinomio. Cercherò queste radici intere tra i divisori del termine noto che è meno 3. Quali sono i divisori di meno 3? Più 1 meno 1 più 3 meno 3. Ora dovrò andare a sostituire al posto di x all'interno del polinomio questi 4 valori per vedere se ce n'è uno che annulla il polinomio. Quindi andiamo a calcolarci i valori. P di 1 sarà 2 più 5 meno 3, che è uguale a 4. 4 è diverso da 0, quindi 1 non è radice. Calcoliamo poi P di meno 1 e abbiamo 2 meno 5 meno 3, 2 meno 5 fa meno 3 meno 3 meno 6, quindi meno 6 diverso da 0, anche meno 1 non è radice. Poi calcoliamoci P di 3, quindi otteniamo 2 per 9 più 5 per 3 meno 3, che fa 18, più 15 meno 3, e otteniamo 30, anche 30 è diverso da 0, quindi 3 non è radice. Ed infine andiamo a calcolarci P di meno 3, quindi otterremo ancora 2 per 9, ma in questo caso meno 5 per 3, quindi meno 15, meno 3. Ora abbiamo più 18 meno 15 meno 3, che fa 0, quindi meno 3 è radice. Seconda regola. Le eventuali radici razionali di un polinomio a una variabile a coefficienti interi sono da ricercare tra i numeri del tipo m fratto n, dove m è il divisore del termine noto ed n è il divisore del termine di grado massimo. Per esempio, consideriamo il polinomio 2x alla seconda più 5x meno 3. Le possibili radici saranno quei numeri del tipo m fratto n, dove m è un divisore di meno 3, mentre al denominatore abbiamo un divisore del coefficiente del termine di grado massimo del polinomio. In questo caso il coefficiente del termine di grado massimo è 2. E quindi al numeratore avremo più 1 meno 1 più 3 meno 3. Mentre al denominatore avremo più 1 meno 1 più 2 meno 2. Quindi le possibili radici saranno più o meno 1, più un mezzo meno un mezzo, più 3 meno 3, più 3 mezzi meno 3 mezzi. Ed ora dobbiamo andare a sostituire tutti questi valori per vedere se alcuni di essi annullano il polinomio. Consideriamo per esempio il valore 1 mezzo e andiamo a sostituirlo ad x nel polinomio. Otteniamo p di 1 mezzo, che è uguale a 2 per 1 mezzo al quadrato, che è 1/4, più 5 per 1 mezzo meno 3. 2 per 1/4 fa 1 mezzo, più 5 mezzi meno 3, 1 mezzo più 5 mezzi 6 mezzi meno 3, cioè 3 meno 3, che fa 0. Quindi possiamo dire che 1 mezzo è radice del polinomio. Le altre sostituzioni le lascio fare a voi. Nei prossimi video tratteremo il teorema di Ruffini, che ha a che fare con le radici del polinomio, e vedremo come si può scomporre un polinomio attraverso il teorema di Ruffini.